Ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano ovviamente che sono io e ben trovati in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo. Sono un giornalista regolarmente iscritto all'albo che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto il mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri o psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è Il narcisista istrionico. Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore puoi mettere ai like a questo video, così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se ti interessano i miei video dove parlerò sempre di relazioni tossiche con narcisisti patologici, iscriviti al canale, perché così rimani aggiornata sui miei video e comunque ti potrai fare, diciamo, ti potrò dare un mio supporto e delle notizie utili per capire il fenomeno del narcisismo patologico. Chiusa parentesi. Allora, il narcisista istrionico. Ti leggerò un articolo che poi posterò qua sotto nei commenti se vorrai andare a leggerlo per intero, dove ti dice 7 segnali premonitori di una relazione istrionico-narcisista. Le ragioni sia del disturbo narcisistico di personalità che del disturbo istrionico di personalità sono complesse e profonde. Ricorda che un narcisista patologico può essere un narcisista covert, quindi quello che sembra un bravo ragazzo ma in realtà ti fa sempre sentire in colpa. Poi può essere l'overt, quello che sembra molto sicuro di sé, in realtà ha una grande fragilità interiore. E il terzo segnale è quello del narcisista appunto istrionico, che ha delle caratteristiche ancora diverse. Ricordati sempre che i narcisisti patologici possono essere sia maschi che femmine. I segni di un narcisista istrionico, iperemotivo, includono sia emozioni negative e drammatiche che emozioni positive e drammatiche. Per fartela breve, andare subito al nocciolo. Chi è un narcisista istrionico? Quello istrionico è quello che crea un pianto dal nulla, volendo attirare l'attenzione di tutti, quello che fa le sceneggiate, per intenderci, da una parte, ma è sempre narcisista istrionico quello che fa lo show davanti a tutti a una cena. Questo è un segnale molto forte di narcisista istrionico, quello che tiene banco, quello che deve essere al centro dell'attenzione. Istrionico appunto significa una persona che deve essere costantemente al centro dell'attenzione attraverso delle sceneggiate da una parte o dall'altra molto importanti e molto visibili ad occhio nudo. Violare i confini ed aver costantemente bisogno di attenzione sono gli altri possibili segni del narcisista istrionico, appunto perché è come dire un attore nella vita reale. L'istrione chi è? È un attore che ha bisogno di continue ammirazioni, crea sceneggiate per farti capire chi è il narcisista istrionico. Allora, è una condizione mentale in cui le persone che soffrono di disturbo narcisistico di tipo istrionico hanno un senso gonfiato della propria importanza, un profondo bisogno di eccessiva attenzione e ammirazione, relazioni travagliate e ovviamente mancanza di empatia per gli altri, cioè anche all'istrionico come al covert, l'overt, se gli altri stanno male se ne fottono, se gli altri hanno dei problemi se ne fregano. L'amico narcisista cosa fa? Ti dice tutti i suoi problemi, ma quando tu hai bisogno di raccontargli i tuoi, lui non c'è mai. Quindi bisogna stare molto attenti a individuare i narcisisti patologici in generale. Continuiamo con l'istrionico. Dietro questa maschera di estrema fiducia dell'istrionico si nasconde una fragile autostima, che è vulnerabilità alla minima critica, quindi l'autostima è bassa ed è vulnerabile alla minima critica. Ovviamente tu dirai, vabbè, ma questo è l'identikit del narcisista overt. Sì, da una parte, ma l'istrionico è ancora più lampante, cioè il narcisista istrionico, ripeto, è un classico attore o attrice che
o piange davanti a tutti perché ha bisogno di attirare l'attenzione, oppure fa lo show, tipo, non so, racconta le barzellette, si mette a ballare sul tavolo in una serata perché ha bisogno di attirare l'attenzione. Quindi l'istrionico è l'overt all'ennesima potenza, per intenderci. Andiamo a vedere. Le ragioni del disturbo narcisistico di personalità sono complesse e profonde, spesso coinvolgono lesioni e traumi infantili, appunto. Perché una persona diventa narcisista patologico? Per due ragioni principali. Uno, perché ha avuto degli abusi emotivi dove l'hanno fatto sentire sbagliato uno dei due genitori o entrambi i genitori quando era piccolino, quindi dai 0 ai 7 anni, ha sempre dovuto dimostrare di essere migliore degli altri perché se no i genitori lo cazziavano, perdonami il termine, e da una parte, dall'altra ovviamente è genetica, cioè uno è predisposto perché ha dei neuroni specchio malfunzionanti a non essere empatico, a non entrare in empatia e vedere il mondo a livello egocentrico, cioè vede il mondo con una serie di persone, di strumenti che vengono... Allora, per un narcisista patologico il mondo è fatto per essere usato, per poi essere scartato. Le persone sono strumenti da utilizzare per raggiungere degli obiettivi egoistici e basta. Se le persone stanno male, i narcisisti patologici se ne fregano bellamente. Quindi traumi infantili e genetica per diventare narcisista patologico. Nei casi più gravi può essere necessaria una consulenza professionale, uno psicologo, anche se il narcisismo patologico è un disturbo egosintonico, cioè i narcisisti patologici si sentono in sintonia con loro stessi e non si reputano sbagliati, quindi se anche vanno in analisi da uno psicologo tenderanno a ribaltare la frittata e penseranno di essere loro a dover analizzare lo psicologo, quindi non c'è transfert, quindi non c'è volontà davvero di cambiare per un narcisista patologico. Ma andiamo a vedere i 7 segnali del narcisista istrionico. 1. Emozioni negative e drammatiche. I narcisisti istrionici hanno spesso la tendenza a mostrare emozioni negative eccessivamente drammatiche, quindi fanno le sceneggiate, quando non ricevono l'attenzione, l'apprezzamento o il diritto che credono di meritare, perché ricorda che un narcisista patologico crede di avere un diritto che gli altri non hanno, quindi lui deve essere ascoltato e gli altri no. Quindi, caratteristica, ripeto, tipica di un narcisista istrionico è quello di piangere davanti a tutti per attirare l'attenzione. Questo può variare dal non ottenere un servizio clienti rapido, quindi è uno ad esempio che se ha un problema sul lavoro inizierà a urlare davanti a tutti, offendendo di brutto la persona, segnale tipico del narcisista istrionico. Ancora, quando si sente dire di no, quando lui vuole essere l'eccezione alla regola, cercherà di piangere e cercherà comunque di attirare l'attenzione con delle sceneggiate. I narcisisti istrionici sono spesso irragionevoli nelle loro richieste, iniqui nel modo in cui trattano le persone, quindi loro andranno sempre con persone importanti, tratteranno male le persone che la pensano diversa da lui, quindi possano provare una rabbia intensa, esplosioni maniacali, spesso percepiscono una mancanza di attenzione e deferenza come una minaccia alla loro autostima e rispondono con ostilità e aggressività. 2. Emozioni positive e drammatiche, fascino superficiale, seduzione. Quindi se da una parte fanno le sceneggiate quando non ottengono ciò che vogliono, dall'altra parte il rovescio della medaglia nel mostrare emozioni negative, quelle positive può istigare fascino, seduzione per conquistare i suoi obiettivi. Quindi è molto affascinante il narcisista istrionico. Gli esempi includono l'adulazione insincera, quindi ti potrebbero fare la corte in maniera insincera, ti potrebbero dire che sei bellissimo o bellissimo proprio perché vogliono raggiungere i suoi obiettivi, il suo obiettivo. Appello alla vanità, all'ego, falsa cordialità. Tieni buono il concetto, falsa cordialità. Non gliene frega nulla di essere cordiale, lo fa solo per raggiungere uno scopo. Vicinanze, intimità esagerate, promessa di ricompense positive dopo aver dispensato un trattamento negativo. Quindi ti fa star male, ti dice dai stai tranquilla che poi ti porta al ristorante a mangiare quel buon pesce che tanto ti piace, no? Quindi stai tranquilla, quindi cercherà di lisciarti quando sbaglia, ma non manterrà le sue promesse.
Ancora, 3. Costante bisogno di attenzione. La ragione principale del comportamento eccessivamente drammatico del narcisista istrionico è l'insaziabile desiderio di attenzione e approvazione. Questo è per chiudere, per concludere. Il narcisista istrionico, ripete, quello che fa delle sceneggiate enormi se non ottiene ciò che vuole, quello che fa delle sceneggiate enormi in una serata davanti a tutti, ripeto, per attirare l'attenzione, quello che ti adula in maniera sfacciata per raggiungere i suoi obiettivi, quindi è facilmente riconoscibile l'istrionico perché è troppo, è esagerato in ogni sua reazione ed è un attore nato o un'attrice nata. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. In un mondo sempre più egocentrico, quindi narcisistico, persone empatiche sono davvero preziose. Tieni buona questa tua qualità e diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico, perché la conoscenza salva la vita. Ci sono molte persone che sono in relazioni tossiche e, ahimè, non conoscono nulla del narcisismo patologico. Tutto qua. Ciao da Stefano.